Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo e abbiamo la carta dell'Imperatore, amici dell'Acquario. Periodo di concretezza, di stabilità, probabilmente per qualcuno si tratterà di darsi delle regole, darsi come uno schema per avanzare in questo momento di vita. Può anche far riferimento a un ruolo o a un padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024. L'ultima cosa, vi ricordo che queste sono letture generali, possono risuonare come lavoro, come famiglia, come amore. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e farò degli esempi, così per aiutarvi, diciamo, a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo dalla carta del giudizio. Poi abbiamo un 9 di spade, il mago. Abbiamo un fante di spade, un 10 di spade, un asso di spade e un papa. Wow, quante spade ragazzi! Periodo direi movimentato dal punto di vista dei pensieri, della mente. Allora, partiamo con questo giudizio. Qui può esserci stata o una telefonata da parte di qualcuno, una chiamata, una notizia che arriva magari da una persona che non sentite da tanto tempo. Può essere una situazione che si è ripresentata o che avete paura si ripresenti. Ripeto, considerato che c'è l'imperatore potrebbe fare riferimento a un padre o anche un genitore, non necessariamente deve essere di sesso maschile. Oppure un capo, come vi dicevo. Quindi qui ho come l'idea che ci sia una sorta di preoccupazione nella prima parte di marzo, nella prima settimana di marzo, inerente qualcosa di vecchio che ormai in realtà non esiste più. Anzi, dopo il giudizio, di solito il giudizio è la carta della rinascita. Però qui è come se aveste bisogno di mettere nero su bianco questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il giudizio. Asso di pentacoli. E amanti. Allora, io credo che qui ci sia stata una scelta che vi ha portato alla rinascita o appunto potrebbe essere stata una comunicazione che ha portato a una sorta o che porta a una sorta di cambiamento. Tenete presente che qui avete un 1, asso di denari, il mago 1 e un asso di spade. Quindi tutto mi dice che in un certo senso avete voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. Può essere che questa opportunità ci sia stata in passato, per qualcuno fa riferimento, sì, a una relazione, diciamo affettiva, per non chiudere troppo alla relazione di coppia, no? Perché comunque prima vi ho detto che potrebbe essere un padre, quindi potrebbe anche essere una relazione familiare. Andiamo a vedere il 9 di spade, 10 di spade nuovamente e eremita. 9 e 10 di spade e questo qui anche un 9, la carta dell'eremita. Vi state proprio accingendo a chiudere, mi verrebbe da dire, un ciclo della vostra vita. Avete due volte il 10 di spade, è come se
Sento che allora, non ho carte che me lo indichino in realtà fino ad adesso, però sento che è una questione di responsabilità qua, con questo fante di spade. Andiamo a vedere il mago. È come se aveste voglia di ritirarvi, di stare per conto vostro, di prendervi i vostri tempi, i vostri momenti di riflessione. Infatti, 6 di spade, che è un'altra carta che mi indica la volontà di allontanarsi da qualche problema che c'è stato, 9 di coppe e mondo. È come se qualcuno volesse andare proprio lontano, lontano per trovare se stesso, per trovare la propria stabilità, la propria serenità, il proprio pagamento personale. Ho di nuovo la carta del mondo, che è una carta che mi indica questa chiusura ciclo, questa voglia di chiudere e ricominciare, mi viene da dire. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 6 di coppe, mago e 8 di coppe. Di nuovo mago, mago. 8 di coppe è un'altra carta che mi parla di distanza. È come se qualcuno volesse... Allora, potrebbe essere che qualcuno debba essere controllato a distanza o che qualcuno vi controlli a distanza. C'è qualche cosa col controllo e con la distanza, ragazzi. Per qualcun altro può anche risuonare come un, visto che qui c'era il discorso del voglio andarmene, voglio chiudere e via dicendo, credo che qualcuno non sappia ancora bene come affrontare questo nuovo inizio, però diciamo che la carta dell'eremita e queste due carte del mago mi dicono che avete le capacità. Il punto è che dovete solo, diciamo così, ascoltarvi, capire, mettere in ordine i pensieri, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 10 di spade, 3 di bastoni, e ruota della fortuna. Sì, io sento che, ragazzi, qualche cosa cambierà nel mese di marzo. Vi dico, avete anche la ruota della fortuna, un 10 qui, tanti 1, 2 volte il mago, il mondo. Quindi vi dico, ho proprio forte la sensazione che andrete verso nuovi progetti, verso un cambio. Mi verrebbe da dire verso nuove regole e una nuova stabilità, perché qui comunque abbiamo due carte di contratti e sia l'imperatore che il Papa mi parlano di qualche cosa che è stabile nel lungo periodo. Andiamo a vedere questo asso di spade. Sei di pentacoli. È volata una carta, una regina di coppe, un attimino che la recupero. Ragazzi, è un po' come se vi invitassero a fare una sorta di ordine. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che l'imperatore parla di regole da fare, da creare, è una persona che si è fatta da sé proprio perché si è dato delle regole adatte a lui e le ha rispettate. Qui con questo 6 di denari ho la sensazione che vi dicano imparate a dare, ma dare il giusto. Fate una sorta di linea di priorità, scusate, non linea, di scaletta con le vostre priorità e date agli altri con amore, con il cuore aperto, perché comunque qui avete questa regina di coppe che tende un pochettino ad essere la mamma, no? L'archetipo di qualcuno che dà, però non svenatevi di energia o di soldi o di tempo perché trascurate voi ed è quello che secondo me avete paura qua che risucceda con questo 9 di spade. Ho la sensazione che molte persone lo abbiano già vissuto e semplicemente vorrebbero allontanarsi da certe realtà, da certi problemi, da certi pensieri, da certe preoccupazioni, da certe realtà anche. Però appunto qui bisogna fare un elenco delle priorità, capire verso dove si vuole andare, capire quanto si può dare agli altri e quanto invece bisogna dare a se stessi.
Andiamo a vedere il Papa, perché il Papa potrebbe anche rappresentare... Fante di bastoni. Aspettate, tiro fuori l'altra carta e poi vi dico. È appeso. Il Papa potrebbe rappresentare una persona che in qualche modo vi aiuta a trovare queste regole, vi aiuta a trovare una via di mezzo, vi aiuta anche a essere riconosciuti. Normalmente si parla proprio di un terapeuta o di qualcuno che cura, diciamo così, l'anima. E qui ho come la sensazione che ci sarà un reindrizzamento dell'energia. È come se iniziaste a definire la differenza tra amor proprio e egoismo, come questa sensazione, che è un po' quello che vi dice qui, no? Con i 6 di pentacoli, date ma date il giusto, perché dare troppo non va bene, dare troppo poco, diciamo, rende aridi, o comunque tende a non, a, come vi posso dire, a impoverire, ecco. Sapete che più si dà e più si riceve, no? È il tipo di vibrazione sulla quale ci si sintonizza. Però qui ragazzi avete l'appeso al contrario alla fine, quindi qualche cosa comunque si muove. Io sento che questa guida, questo mediatore che potreste trovare in questa situazione, potrebbe aiutarvi molto a sciogliere certe ideologie, perché qui comunque abbiamo tante spade, ma anche potrebbe aiutare a mettere ordine nella vostra testa, a rendervi conto di che cosa sì è giusto e di che cosa invece magari lo è meno, di che cosa potete fare per, diciamo, aiutare gli altri senza appunto scaricarvi troppo delle vostre energie. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi dice. Vi dico, se fosse una situazione familiare, qui anche ho la sensazione che si voglia lasciare indietro qualche cosa per iniziare un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo anche di azienda o di scambio commerciale, ma anche se così fosse, fate attenzione a investire, ma investite il giusto, ok? Tra l'altro, le letture, ho creato una lettura nuova sulla economia, finanza, investimenti, borsa, la trovate online nella sezione dei video, scorrete col dito e la trovate ed è divisa per segni zodiacali. Allora, abbiamo la solitudine che avete già qui, la carta dell'eremita. E consapevolezza. Mm, che interessante. Eremita e consapevolezza, asso di spade. Sì, ragazzi, proprio il consiglio qui è di prendervi un momento, di riflettere, di prendere consapevolezza di come pensate, di quali sono le vostre priorità, di come reagite, di come evitate magari anche certe responsabilità. Vi dico, ho la sensazione che ci sia anche qualche cosa che ha a che vedere con le responsabilità. Magari è il capire come evitare certe responsabilità, soprattutto se non sono le vostre. Andiamo a vedere con questi oracoli che altro vi posso dire. Sta di fatto che qui la voglia di cambiare è tanta e si tratta solo appunto di trovare uno strumento, di trovare un modo per creare un nuovo equilibrio, per creare delle nuove regole, secondo me. Ok, andiamo a vedere. Mi assumo un rischio. Che interessante. Può essere che se fosse per esempio una situazione lavorativa che avete già tentato di iniziare in passato, può essere che in passato non sia andata poi così bene, quindi adesso abbiate paura a ricominciare questa nuova situazione proprio per, appunto, per la paura di, tra virgolette, fallire un'altra volta. Però giustamente qui c'è da assumersi un rischio. Mettetela così, che chi non risica non rosica, quindi solo chi rimane sempre fermo non ha risultati. Se si fa qualche cosa di diverso rispetto al solito, c'è la probabilità di avere un risultato diverso dal solito. Devo investire denaro? C'è la possibilità di perderlo?
Però io quello che dico sempre è: e se ci fosse la possibilità di vincere? Perché uno deve sempre focalizzarsi sul sì, potrei perderlo. Va bene, però se uno poi potrebbe vincerlo, questa è una possibilità, un potenziale a cui magari si dà poco peso. E invece no, ci deve essere proprio quella fiducia di base di dire sì, io investo, ma sono sicuro di farcelo. E se non ce la fai, mi assumo il rischio. Quindi sono responsabile, tipo. Va bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!